Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata. Io sono Nicola Jiang e in questo video vi porto a fare un giro in un supermercato qui in Cina. Anzi, vi porto a visitare due supermercati, tra cui uno è un supermercato classico, grande, simile a quelli che si trovano anche in Italia, e l'altro è di proprietà di Jack Ma ed è più piccolo ma più comodo perché si trova un po' di tutto e sono aperti vicino alle zone residenziali. Sia per colpa del Covid che dello shopping online, molti supermercati purtroppo hanno chiuso per fallimento, come anche il Carrefour, che era quello più vicino a casa mia. Sì raga, stamattina sono andato lì, ho fatto ma perché è vuoto? Cioè, poi ho visto sulla vetrina che c'era appiccicato un foglio dove c'era scritto che era chiuso dal 2022 tipo. Perciò ho detto vabbè, andiamo in un altro più vicino, che è il Walmart. Come in ogni centro commerciale o supermercato in Cina ci sono queste cose di plastica per tenere il caldo il centro commerciale. A volte sono più leggere, a volte sono più pesanti. Quando sono pesanti sono veramente fastidiose perché ti arrivano in faccia, così, tipo. Era da un botto che non entravo in un supermercato in Cina. Ora vi faccio vedere un po' cosa vendono qui, vedremo le differenze tra Cina e Italia e faremo anche un confronto dei prezzi tra i prodotti simili. Perciò eccoci qui in un supermercato in Italia, nel supermercato che solitamente vado io a fare le compere. Ora confrontiamo insieme i prezzi. All'entrata del supermercato potete trovare questi cassetti, questi box, dove ci potete mettere all'interno le borse o i giubbotti, no, che non vi servono all'interno del supermercato. Allora, praticamente come funziona? Qui basta che pigli sto pulsantino, poi ti si apre tipo un box libero, gli metti il vostro oggetto di valore, i vostri giubbotti, no, le borse all'interno, poi chiudete lo sportello e vi apparirà un bigliettino tipo questi qui. Poi dopo questo bigliettino lo dovete conservare per bene, così quando ritornate mettete il numero qui e vi si riaprirà lo sportello e prendete via le cose vostre. Come in ogni supermercato possiamo trovare i carrellini, questi qui. Vediamo come sono le ruote qui in Cina. In Italia non sono scorrevoli per niente. Questi qui, oh, sono belli fluidi, perché? Strano. E possiamo trovare anche questi carrelli qui. Oh, da quando è che hanno messo questi qui per i gettoni, come in Italia? No, prima non c'erano. Ah, c'ho in via, su torno in via. E qua c'è, sì. Solitamente in Cina non c'è bisogno del gettone per sti carrelli. Invece a Walmart sì. Vabbè, non può like in via che ne fa. Ah. Ah, sì. Sì. 好的，知道了，谢谢。Ecco il nostro carrellino. Raga, è una cosa assurda, dato che la maggior parte dei cinesi non ha più nessuna moneta, non c'ha le banconote, perché qui, come sapete, in Cina usano tutti il QR code per pagare dappertutto. Questi carrellini qui con la moneta nessuno riesce ad usarlo, perciò all'entrata, come avete visto, c'è uno staff e in pratica mi ha detto di scansionare il codice QR lì, perciò ho trasferito 1 yuan a lei e lei dalla tasca mi ha dato l'1 yuan che poi ho utilizzato per mettere in questo carrellino qui. Oh raga, guardate cosa c'è qui nel carrello. Oltre ad avere questo qui, come tutti i carrellini, no? C'hanno pure il sostegno per il bicchiere. Questo supermercato dovrebbe avere 2 piani. In questo piano qui possiamo trovare gli elettrodomestici, tipo queste pentole per l'hot pot, che in Italia sicuramente non si trova. Poi possiamo trovare la vaporiera, raga, la vaporiera. O se no, queste macchine per fare il riso. E molti cinesi comprano queste macchinette dalla Cina e le portano in Italia, perché in Italia non si trovano queste pentole per fare il riso in bianco. La prima volta che vedo la zona per Natale. In passato veramente nei supermercati in Cina non avevo mai visto gli addobbi per Natale o se no per le festività occidentali. Solo nel periodo di festa cinese si trovavano gli addobbi o il cibo a tema della festività cinese, ma quelli occidentali mai visti. È la prima volta che li vedo, forse li stanno incominciando anche a festeggiare
le feste occidentali. Un po' piccolo, ma è già qualcosa, dai. Ok, siamo arrivati nella zona per i bambini. Guardate qui che carino. Andiamo a vedere che giochi ci sono. C'è le palle, come si chiama? Il mocio, volano. Poi troviamo il ping pong. Qui sono fissati col volano e il ping pong perché sono molto molto bravi in questi sport. C'è il Cienz! C'è il Cienz! Mai visto un Cienz dentro il supermercato? Poi c'è i massaggi alla testa, la corda, queste cose per i massaggi qui. Sto attento perché l'altra volta me l'avevano regalato e l'ho dato solo una volta e mi si è spaccato a metà. Non facciamo danni, lo mettiamo a posto. Questo cos'è? Questo non so cos'è. Ah, ok, per massaggio anche questo. Ricette. E questo per... sono i tappetini per lo yoga. Tatami. C'hanno pure sto gioco qui. Che roba vintage. Ci sono gli antistress a forma di maiale. Ritorna uguale, guardate. No! Le mini 4VD! La mia infanzia. No vabbè, ma qui non stiamo parlando di zona dei bambini. C'è Nylon. È il mio draghetto preferito. Ah, Nylon peluche. È veramente immenso. Qui ci stanno tantissimi scaffali di giocattoli per bambini. Troviamo pure i telescopi. Sì, perché qui troviamo anche tante cose per la scuola. Ci sono i quaderni, le penne, gli zaini. C'è anche il reparto pieno di valigie. Qui abbiamo le posate. Guardate quanti tipi di bacchette esistono qui. Le ciotole per mangiare. Oh, molto belle sono. Sono veramente veramente belle. Guardate che carino questo. E Shiba. No vabbè, pure i set del tè. Troviamo anche il reparto dei wok. Arrivati nel reparto delle bibite. Vediamo se riusciamo a trovare qualche bevanda che esiste per in Italia, così facciamo un confronto anche dei prezzi. Qui troviamo questo barattolino di Nescafè Gold che costa 98 yuan, ovvero 12,30 € circa. Ah sì, è importato dall'estero questo, per questo che costa di più. Adesso siamo arrivati nel reparto acque, perciò facciamo anche un confronto del prezzo dell'acqua tra Cina e Italia. In Cina ci sono varie grandezze di bottiglie, incominciamo da queste qui piccole, da 550 ml, e una bottiglia costa 1,80 €, che sono circa... adesso la valuta è 8, dovrebbe essere... sui 22 centesimi di euro. Non sono bravissimo in matematica, perciò non facciamo più i calcoli. Da ora in avanti vi dirò il prezzo in yuan cinese e la valuta ve la faccio dopo, quando faccio l'editing. Poi un'altra cosa importante, 550 ml, è veramente 550 ml, guardate. Cioè non c'è neanche un pochino di buco. Questo praticamente quando lo apri ti inzuppi tutto. In Italia invece arriva fino a qui l'acqua, no? O se no anche qui. Poi c'è la bottiglia da 1,50 litri, costa 3 yuan. Troviamo questo qui da 5 litri e costa 7,90 yuan. E io prendo sempre quest'acqua qui da 5 litri perché è più comodo, c'è anche meno spreco di plastica, diciamo. Oh, abbiamo trovato la Coca-Cola da 2 litri, costa 7 yuan l'uno. La lattina di Coca-Cola da 330 ml costa 2,80 €. Oh, qui c'hanno pure la Coca-Cola al gusto fragola, gusto pesca. Attenzione, troviamo anche le Monster. Monster, quella più classica, con la lattina nera, costa 5,20 yuan, però è più piccolo, è da 33 cl. Ai cinesi piace anche molto bere il tè, perciò potete trovare tantissime bevande a base di tè. Andiamo, dai. Un'altra differenza qui in Cina è che le bibite qui nel frigo costano uguale a quelli di temperatura ambiente. In Italia invece ci sono alcuni supermercati che te lo fanno pagare uguale e alcuni supermercati che te lo fanno pagare con 50 centesimi in più. E per chi dice che gli asiatici sono intolleranti all'alcol, guardate dietro le mie spalle. Altro che birra. Altro che birra. I cinesi bevono il baijiu, che sarebbe tipo una grappa. Solitamente ai nonnini piace bere questo qui, il New Lansan, 52 gradi,
Se no, a me piace questo qui, aspetta, dov'è? A me piace questo qui, il Hongxin, 53 gradi. Questo raga, non siamo intolleranti all'alcol. Sono tanti alcolici made in Corea, Giappone. Questo è un distillato di riso coreano, il makgeolli. Troviamo il soju. Qui troviamo il reparto birre di tutto il mondo. C'è il Franziskaner, 9,90 yuan. Heineken, 10 yuan costa. C'è pure la pasta a forma di Peppa Pig, raga. Abbiamo trovato gli spaghetti Barilla. Qui c'è il numero 1 e il numero 5. Io solitamente mangio questo qui al numero 5. 500 grammi, costa 26,90 yuan, circa 3,40 €. Ecco, questa qui è la carta igienica più utilizzata dai cinesi. Sono 14 rotoli di carta igienica e all'interno non c'è neanche il buco, è tutta carta e costa di 19,90 yuan. Allora, qui troviamo il dentifricio Colgate, 180 grammi e costa 16,90 yuan. Qui troviamo lo shampoo della Head and Shoulders, che è una versione più grande. Questa è 400 ml e costa 36,80 yuan. Qui siamo nel reparto femminile di assorbenti. Molte mie amiche comprano 1 tonnellata di assorbenti dalla Cina per portarli in Italia, perché dicono che sono molto più comodi rispetto a quelli che si possono trovare in Italia. Però non so, non c'entro nulla io, andiamo. Qui troviamo anche le frutte imbottigliate in queste bottigliette di vetro. La maggior parte ai cinesi piace mangiare la pesca e lo mangiano, sapete quando? Quando c'hanno l'influenza, quando stanno male. Popcorn dentro a un razzo. Ah, guardate, c'è pure la tracolla. Prendete sto razzo spaziale, andate in giro a mangiare il popcorn. Il reparto snack, qui ci stanno le patatine. Ci sono tantissimi gusti di patatine Lay's, ma proprio infiniti. Al gusto agnello con cumino, vabbè, lime molto normale, pollo messicano, paletta di pollo, calamaro, grigliata barbecue del Texas, Italian red meat flavor, sarebbe al ragù, e questo è il gusto preferito dalla maggior parte dei cinesi. Gambero rosso da Louisiana piccante, cetriolo, manzo brasato speziato al gusto agropiccante di zampa di pollo. Qui troviamo pure le Lay's in formato intubato, sono le patatine con pezzettini di carne di manzo sopra. Che roba è? Proviamolo, sono curioso un bel po'. Ci sono pure i Doritos, c'è il tofu come snack, pesce in formato snack. No, questo qui devo prendere. Le zampe di pollo o zampe di gallina, come volete chiamarli voi. Lingua di anatra. Prendiamo anche questo? Dai, prendiamo anche questo. No! Caramelle al gusto nylon. Le caramelle al latte del Tapaitu, del coniglietto. E fuori c'è pure uno strato trasparente che sembra carta, ma è carta di riso, perciò è commestibile, e per questo da piccolo dicevo che erano delle caramelle fighissime. Guardate qui che ho trovato, delle caramelle gommose che si possono sbucciare. Qui troviamo un po' di Ritter Sport, 19,90 yuan. La cioccolata è veramente un lusso qui in Cina. Qui troviamo anche il Kinder Cioccolato, 16,90 yuan. C'è un marchio che si chiama Dove, tipo bagno schiuma, però questo qui è un marchio di cioccolato. Qui in Cina ci sono 2 Dove, il Dove del cioccolato e il Dove del bagno schiuma. Abbiamo trovato il Ferrero Rocher. In Cina questi qui da 12 pezzi all'interno, costa 59,20 yuan. Qui è il reparto cibi istantanei, come ramen istantaneo, noodles di riso istantaneo, riso istantaneo c'è pure, che si possono cuocere a momento. Siamo arrivati nel reparto degli snack sparsi. Qui viene calcolato a peso. Possiamo trovare il yu tofu, la torta di pesce, le mini wurstel, delle alette di anatra, gli oroli, che sono cubetti di manzo, zampa di gallina. Sono le uova di quaglia come snack. Cos'è questo? Un uovo! Degli snack a base di fagioli. Guardate, c'è pure il pane al gusto anguria, melone. Guardate che carini. Sono dei budini tipo. Pane al budino all'arancia. Sono pure delle merendine a forma di banana. Questo è il reparto dolci cinesi, pasticceria cinese. Qui troviamo il cibo per gli animali. Ecco, questo è un marchio che ho già visto nel supermercato in Italia. Pedigree, 1,80 kg, costa 58,70 yuan. Abbiamo fatto tutto il giro di questo piano qui, adesso andiamo nell'altro piano a vedere cosa c'è. Ecco, mentre saliamo su queste scale mobili possiamo trovare gli oggetti in vendita. Qui
ai lati, così se uno ha bisogno può comprare. Ecco il reparto del cibo. Questo piano è solo cibo, Per far vedere non solo cibi che esistono pure in Italia, ma anche cibi che si possono trovare solamente in Cina, come il pingtang, che è lo zucchero in formato duro, in formato sassolini, in formato ghiaccio, non lo so. In Cina usano questo qui e dicono che è meglio dello zucchero, fa più bene dello zucchero. Troviamo i funghi essiccati, troviamo anche dei sacchetti pieni di hongzao, le giuggiole essiccate. E nella medicina cinese la giugiola essiccata fa bene per la circolazione del sangue, specialmente alle femmine quando si hanno le mestruazioni. Si beve il tè fatto con la giugiola. Qui c'è il reparto sushi, è carino questo. Il reparto della verdura marinata, l'aglio marinato, peperone marinato. Questo cos'è? Non lo so cos'è marinato, un'altra cosa marinata, un'altra rapa marinata. 你们是哪国的？ Idalide. 意大利的。 对。 啊，我听着不像英文。啊，不是英文，来玩的。来玩的。对对对。那挺好，你文化标。当然，中国人。No, c'è pure il pao cai, il kimchi. Questo invece è aglio dolce, praticamente sbucciate all'interno l'aglio è dolce, è zuccherato. Che roba strana. Qui troviamo gli snack a base di pesce essiccato, guardate, è tutto pesce essiccato. Qui troviamo il reparto della carne, è tutta carne già preparata e pronta per mangiare. Vedete, è tutta carne già marinata, già brasata, tagliuzzata, così potete direttamente mangiare. Qui abbiamo gli arachidi tostati, pollo, troviamo il fegato di maiale, orecchie di maiale, naso di maiale. Avete mai mangiato l'orecchio di maiale? Comunque è buono, Ecco, questo qui è l'orecchio di maiale tagliuzzato, diventa così e all'interno c'è la cartilagine che è molto croccante. Qui abbiamo il reparto dei pian, ovvero delle focacce cinesi. Wow, questo mi sembra buonissimo. Qui troviamo i mantou, che è il pane al vapore cinese. All'interno di questi non c'è nulla. Se all'interno c'è qualcosa si chiama baozi. Qui troviamo i jiaozi, ovvero ravioli al vapore. Una scatola così costa 9,90 yuan. Ci sta, 16 pezzi sono. Qui c'è il uovo to, che è una specie di mantou. Alette di pollo. Questo è un po' eccessivo, 23,80 per 5 pezzetti di alette di pollo. Però sono speziate al gusto New Orleans. Qui ci stanno dei mini mantou in formato carini. Troviamo gli youtiao, degli stick fritti. Questo costa 1,50. Guardate questo, pure questo costa 1,50, ma è uno singolo. Che è? Ne hanno fregato uno e l'hanno mangiato. Sto sudando come un maiale. Sapete perché? Questo scaffale qui è caldissimo e per tenere al caldo questo cibo qui. Ci sono le cosce di pollo. Guardate quante coscione grossissime di pollo. Nei supermercati in Italia molto spesso compro un bel pollo arrosto. Io prendo sempre quello da 4,90. Qui ho visto che ci sono tanti polli, ma sono tutti non arrosto, cioè sì arrosto ma al gusto New Orleans, e costa 21,80 yuan. Dai, facciamone uno, c'è fame. Troviamo pure il reparto delle torte. E guardate un po' cosa abbiamo qui, il tiramisù. Sì raga, il tiramisù è molto molto amato dai cinesi. 400 grammi di tiramisù costa 34,90 yuan. Abbiamo la baguette che costa 7,90 yuan, ovvero 1 euro. Troviamo anche della pizza, la pizza con l'ananas, c'è la pizza con del Würstel, delle mini pizze. Raga, ma la margherita non la fanno? La più semplice margherita. Dei croissant al burro. 12 mini croissant, 19,90 yuan. E nel frigo troviamo anche delle pizze congelate, la lasagna al ragù. Qui trovate tutti i piatti cinesi pronti da cucinare. Pollo al curry, pollo con pao, mini pausa in formato pollice. Mica è solo lì, tutto sto reparto sono piatti tradizionali cinesi pronti da cucinare. Poi qui sono tutti frigoriferi con i ravioli di tutti i tipi, pauzi di tutti i tipi. Guardate, il tuo ciao yutou, quello che abbiamo mangiato a Changsha, vi ricordate? La testa della carpa dalla testa grande. Qui troviamo i cornetti algida,
Sono 6 pezzi, in totale 402 grammi, costa 24,90 yuan. Poi qui troviamo il Yakult, che sono 5 pezzi, in totale abbiamo 500 millilitri e costa 12,80 yuan. Qui troviamo il latte fresco, questo qui è da 980 millilitri e costa 17 yuan. Guardate l'anguria in Cina come sono. No, scherzo, ci stanno pure le angurie grandi, però qui guardate che carino. C'è la versione mini di anguria. Avete mai visto dei cachi così mini? La prima volta che vedo dei cachi così minuscoli. Qui troviamo il Qingqu, che tradotto in italiano vuol dire mandarino d'oro. Non so se in Italia esiste. Questo mandarino qui si può mangiare con la buccia. No, si deve mangiare con la buccia. Dai, ne prendiamo uno, però questo qui, perché costa di meno. Raga, guardate quanta roba c'è qui dentro. Sono la stessa cosa ma costa 10 yuan in meno. No, ma qui è tutto in formato mini. Guardate, ci sono delle mele in formato mini. Cosa abbiamo qui? Ah, quella frutta a forma di stella, avete presente? Oh, costa anche poco, dai, 15,80 yuan. Ci sta, dai, andiamone uno. Questo raga è il porro. In Cina invece c'è questo qui che non è porro ma è il tacong, che sarebbe il cipollotto grande. Sotto è più stretto e il sapore è diverso, è come il cipollotto ma in versione più grande, è solo esteticamente simile. Come potete vedere ci sono i buchi all'interno, invece il porro è schiacciato, è piatto, non ha nessun buco. Questa è la carota che trovate nei supermercati in Italia e queste sono le carote in Cina. Guardate quanto sono giganti, sono spessissime. Questo è il cetriolo che si trova nei supermercati in Italia, ma in impressione mia o sono diventati molto più giganti. E questo è il cetriolo in Cina. Sono molto più lunghe e sono, come potete vedere, più spinose. La buccia non è così spessa e amara come quella che si mangia in Italia. Questa qui si può mangiare direttamente con la buccia. Anche questo è un tipo di cetriolo che si può trovare in Cina, che si chiama shui guo huangpa, ovvero fruit cucumber, ed è molto più croccante e succolento, tipo come mangiare una frutta. Questo è il finocchio che trovate in Italia. Praticamente è stato tagliato come si chiama? Il baffo del finocchio, ma in Cina il finocchio è così, guardate. Ta-da! Sì, in Cina il finocchio si mangia solo la barba del finocchio e lo usano per condimenti vari, come anche avvolto all'interno di un jiaozi, di un raviolo. E in Cina la parte sotto del finocchio è impossibile da trovare, non so dove finisce. Poi può darsi che lo spediscono in Italia e viceversa, perché in Italia non si trova la barba di finocchio, mentre in Cina non si trova la parte sotto del finocchio. Questa è la parte pesce freschissimo. Un'altra particolarità che potete trovare all'interno di un supermercato in Cina è la testa di pesce, perché in Italia la testa di pesce, no, si butta via, invece qui in Cina vendono appositamente la testa di pesce. Andiamo a fare il conto. Qui c'è la via per chi non ha comprato nulla, qui invece c'è la via dove puoi fare self service. Tocca fare il login. Non ci sono le casse, non esistono le casse dove ci stanno le cassieri, perciò è tutto self, dovete fare voi da soli. Fortuna ho comprato poche robe, se compravo ancora di più manco ci stavano qui. Ok, a posto raga, la busta non la prendiamo perché c'ho lo zaino. Andiamo. Comunque qui non c'è alcuno staff che controlla, mi sa. Ecco, sono uscito senza lo staff che mi ha fermato. Forse perché hanno già controllato, hanno visto che ho già pagato tutto e sono uscito in regola. A posto. Eccoci arrivati nell'altro supermercato, ovvero nel supermercato di Jack Ma, che si chiama Hema Xianshen Fresh Hippo. Qui ci stanno i carrellini piccolini, tipo per i bambini. Questo è senza gettoni. Eccoci entrati da Fresh Hippo, la catena di Jack Ma.
E come potete vedere siamo già nel futuro. Ecco, vedete? C'è questa busta qui. Cos'è, sapete? Contengono il food delivery. Praticamente in questo supermercato c'è un'applicazione e da lì puoi anche ordinare da asporto, cioè a domicilio. E l'applicazione cosa serve? Serve non solo a quello ma anche per tutto il resto, nel senso anche per il pagamento qui in questo supermercato devi avere per forza questa applicazione, se no non riesci neanche a pagare. Praticamente ci sono i commessi che, guardate, hanno riempito la scatola del food delivery, cioè la busta del food delivery, l'agganciano lì e da lì parte, arriva fino al rider e poi va via e consegna la merce. Come frutta qui troviamo il tamarindo, la frutta del tamarro, i motan, i licis col pelo, non mi ricordo il nome, i cacchi essiccati, il huolonquo, ovvero frutta del drago. Ecco, questo qui è il biancospino cinese, che è la frutta che usano per fare il tanghulu. Qui troviamo anche il durian, belle giganti. Ci stanno le banane dei Minions, della Dole. Comunque vi ricorda chi trova Dole non la sa più. Diciamo che questo supermercato qui è più piccolo, sì, ma è più fashion. Ci sono i dorayaki della Fresh Hippo col logo. Qui è pieno di dolci. Infatti è una delle particolarità di questo supermercato qui. Con i dolci Jack Ma è riuscito a attirare più giovani possibili in questa catena. Guardate queste ciambelle. No, non sono ciambelle, queste sono una specie di ciambella. Questo qui è un bagel, un pane con all'interno prosciutto, bacon e formaggio. Questo mi ispira un casino. Sembra molto creamy. Sono tantissime fette tipo di crepe con all'interno la crema. 29,90 yuan, dai, capiamolo. Qui giocano molto con i colori, c'è un design diverso da un supermercato classico e giocano molto sui colori, sul design, sul packaging. Sono più belli, sono più classificati in modo più bello. Il reparto del tofu, tofu di tutti i tipi, pelle di tofu, tofu che si mangiano subito da crudo, cibi fatti a base di tofu. Un'altra particolarità di questa catena qui di supermercati è che è pieno zeppo di cibi già pronti che potete mangiare. Questo è sempre pane cinese fatti in forme diverse, molto carini. Guardate che bello, un dinosauro, la tigre a mo' di ghiacciolo. Guardate questo, quanto cacchio mangoso, cremoso mangoso. Dai, capiamo. Tanto quanto solamente 14,90 yuan. È un bel po', ma lo prendiamo uguale perché mi ispira. Guardate sto granchio gigante. Arriva direttamente dalla Russia. Questo qui lo mangeremo più avanti. Jack Ma e Jack Ma, raga. Nel loro supermercato troviamo pure i posti a sedere, cioè c'è il reparto dove ti puoi mettere a sedere e mangiare. Poi vi chiederete, mangiare cosa? Esiste proprio il food court all'interno di questo supermercato dove è possibile trovare un mucchio di cibo. Qui potete direttamente comprare tipo questo qui, l'Oden. Ci sono pure i ravioli, il liang pi. Prendete una porzione e vi mettete lì, vi sedete e mangiate tranquillamente. Però tocca prima pagare. Troviamo anche il reparto sushi. No, pure qui c'hanno il pollo al New Orleans. Qui troviamo tutti i piatti già preparati. Guardate il granchio già cucinato, l'aragosta cucinata con i gamberi, cozze, eccetera. Spiedone di squid. Guardate le zampe di maiale. Wow, sono belle giganti. Troviamo anche la zuppa di pere con bacche di koji, una specialità di Pechino. Mi hanno detto di pagare per prima. Allora, per pagare qui tocca aprire l'applicazione, far scansionare il mio codice QR. Andiamo una busta anche da... Quello grande è 1,50 yuan, quello medio o piccolo 1 yuan. Ecco, abbiamo pagato, in totale abbiamo speso 60 yuan e 70 e adesso andiamo a mangiare. Dio Honda, na就来份馄饨吧。这里吃鸡肉香锅、猪肉大葱是什么味儿的？ Abbiamo preso una porzione di wonton, 15 yuan. Mi ha detto di ripassare fra 10 minuti che è pronto. I cinesi mangiano molto presto a cena,
E adesso sono le 7:40 e già quasi tutto finito, mi è rimasto solo il wonton. Poi sono rimasti pure questi spiedini. Poi l'ho fatto preparare anche un po' di verdura perché fa bene alla salute. Questo cos'è? Mahjong. Ha capito in italiano, ho detto questo cos'è? Mi ha risposto in cinese. Mettiamo un po' di salsa di sesamo, poi mettiamo anche l'olio di pepe del Sichuan. A posto, sto piatto l'abbiamo pagato 24 yen. Andiamo a mangiare, dai. Piacerà. Un'altra cosa incredibile è che qui nel reparto dove si mangia, guardate, c'è il lavandino per bambini, il lavandino per adulti, il cestino. Troviamo anche i bicchieri di carta, le bacchette, le posate. Me ne ero scordato. La tipa stava urlando che il wonton era finito. Ho fatto, ma cosa urla questo? Mi sono ricordato che c'avevo un wonton proprio lì. Era mio. Ecco, ora mangiamo tutta questa roba qui. È la mia cena, Non so se ve ne siete accorti, ma io sto mangiando qui pure delle cose che ho comprato nel supermercato precedente, tipo il pollo New Orleans e la birra, però nessuno si è accorto, ma anche se si accorgessero non mi direbbero niente perché ho tutte le prove dei pagamenti, sono a seta della Madò. Mangiamo prima un po' di verdura perché fa bene. Fammi sto wuster. All'interno c'è pure il mais, guardate che roba. Guarda, è stupendo. Non è proprio una salsiccia, è una salsiccia fatta con un pizzico di carne, c'è molta farina, sa di pane inzuppato con il mais all'interno. Tofu puzzolente. Il gusto è molto cremoso, un po' piccante, salato, un'armonia di sapori. Ora mangiamo il pollo al New Orleans. Il pollo al New Orleans è stupendo. Se venite in Cina e prendete questo pollo qui non sbagliate mai. È stupendo, è salato e c'ha quel dolce molto molto New Orleans. Adesso proviamo sto bagel con prosciutto cotto, uova, bacon e formaggio. E puoi mangiare un panino alla fine, però con un buco in mezzo. Ora mangiamo i huandun, che sono i wonton in brodo. Quanto noce un bel po'. Sono tipo i tortellini con la carne macinata all'interno. Ora apriamo sto dolce di Jack Ma. È amore a prima vista, guardate che roba. Adesso rifacciamo la ripresa perché la prima ripresa ho dato il morso ma il cameraman non ha messo record. Comunque rifacciamo sta ripresa che la mia espressione di prima era questa. Adesso ve lo faccio vedere. Vado Metti record. Hai messo record? Raga, è stupendo. È cremosissimo. Vedete che ci sono tantissimi strati. Questi strati sono tipo tantissime crepe messe insieme con all'interno della panna. È molto cremoso, morbido. Guarda, ne mangerei altri 10. Adesso proviamo sta bibita al mango. C'è un bambino che mi sta fissando, mi sento suggestione. Mi sa che è 100% mango, Ma è stupendo. Sta bibita al mango è mangoso un bel po', molto cremoso. Guardate quanto è denso il succo di mango. Non è solo mango, c'è pure il pomelo all'interno. Stupendo sto contrasto. Ok raga, il video termina qui. Ah già, vi ricordate che abbiamo comprato altri snack nel supermercato precedente? Beh, li ho comprati apposta per mangiarli domani, che dovrò fare 10 ore di viaggio in treno per andare a fare il bagno. Sì raga, è da 3 giorni che non mi lavo, appunto per andare in sto posto che dista a 1000 km da Pechino. Perciò non perdetevi anche il prossimo video, che oltre a mangiare gli snack che in questo video non abbiamo ancora mangiato, vi dirò anche il perché debba fare 10 ore di viaggio per fare un semplice bagno. Grazie di essere arrivati fin qui e spero che il video vi sia piaciuto.
Non scordatevi del like e di seguirmi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!